Benvenuti alla scuola di Mastro Livi all'interno della mia barbieria. In questo video parleremo del filo del rasoio a mano libera. Il filo che può essere di varie tipologie, creata per vari usi di strumenti da filatura. Eccomi qua, sono su questo piano del tavolo della barbieria proprio per illustrarvi la differenza degli angoli di taglio del filo del rasoio, ovvero il bevel che si va a formare con l'abrasivo della coramella o della pietra. Allora, qui voglio disegnare ora il profilo della punta della lama di un rasoio a mano libera. Ecco, ed abbiamo la sezione guardando la punta. Se io ho un piano perfetto, voglio usare il dorso del rasoio come riga, ho un piano perfetto dove il rasoio lo passo per affilarlo, ecco, e avremmo un angolo acuto, come questo. Poi molte persone a cui io non ho mai potuto capire il significato aggiungono sul dorso della lama del rasoio uno spessore di nastro, ma è chiaro che lo spessore del nastro mi modifica la geometria della lama. Allora, lo spessore del nastro, passando poi sulla coramella o la pietra, io otterrò un angolo ottuso, non più acuto come il primo, ma così, ottuso. Poi ancora un altro sistema molto errato, ed è la creazione, la modifica dell'angolo di taglio del rasoio, il bevel, arrotondato, come vediamo qui, arrotondato. E questo passo usando un semplice coperchio, ma per farvi capire graficamente che, eccolo, e poi esce fuori, da un lato e dall'altro esce fuori un filo arrotondato, che in questo caso porterà via soltanto il sapone, il pelo della barba rimane sulla faccia. Ecco, adesso voglio illustrarvi le tre differenze di angolo di taglio del bevel del rasoio. Questa coramella è una vecchia coramella usata nel passato da privati e soprattutto da barbieri. Ecco, e la tenevano sicuramente appesa dietro alla poltrona e era usata così, molto facendo una conca, una buca così. E questo era il sistema, se specialmente il rasoio era girato sopra alla coramella, era proprio il sistema caratteristico per arrotondare il filo, come in questo caso numero 3, così. Poi il caso 2 dell'angolo ottuso, ripeto, aggiungendo del nastro, uno spessore di nastro sul dorso, e non capisco il motivo di fare un angolo come questo sul rasoio, che poi nella faccia non scorre, ma bisogna mandarlo a colpetti così. L'angolo invece perfettamente acuto si raggiunge
passando il rasoio su una parte che è veramente piana, cioè è dritta, come si dice, no? Ok. Allora, per un angolo perfetto acuto sul filo del rasoio occorre un piano, occorre eliminare la buca, la conca, che può essere sia sulla coramella sia su una pietra che è consumata in mezzo e fa la buca. Ecco qua, adesso qui vedete in esposizione la mia coramella piccola, sempre in tela e pelle dall'altro lato. Poi la mia stecca che ho costruito in legno con il cuoio in superficie perché si rende rigida. Messa la crema abrasiva, abbiamo visto che il rasoio macchia la crema di nero perché l'acciaio del rasoio si trasferisce sulla pasta abrasiva. Questa operazione potete farla tranquillamente sulla vostra coramella che avete in cuoio. Per ottenere questo stesso risultato, la vostra coramella la mettete appoggiata sul bordo del tavolo e poi però occorre coprire la superficie con la mia crema abrasiva. Come avete visto qua, stessa cosa. Allora, la vostra crema, per una questione affettiva, non deve essere gettata, ma può essere utilizzata come io vi spiego sul bordo del tavolo per renderla rigida con la mia crema abrasiva che la facciamo asciugare come abbiamo già dimostrato con questa e ottenete lo stesso identico risultato. Ecco qua, allora vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato e nel prossimo video parleremo e vi illustrerò tutti i tipi di coramella disponibili e la loro funzione e l'uso stesso della coramella.